Cosa pensi di questi video? Hai mai visti? No, non avevo mai. Questo è l'allevamento di massa delle galline. Secondo te questa è una maniera giusta di produrre cibo in generale? Cioè, guardando queste immagini ti viene fame? È logico. Ma cosa siete, un'associazione o... Sì, è un'associazione, si chiama Anonymous for the Voiceless. L'obiettivo è mostrare queste immagini che la produzione di tutti i prodotti animali sono state abbastanza nascoste. Queste sono state prese da attiviste, diciamo di attivisti di nascosto. E, diciamo, vogliamo far connettere al pubblico che comprando prodotti animali si sta sostenendo questa industria. Tu sei contro l'abuso sugli animali? È logico, però allo stesso tempo io ti dico, sono ipocrita perché non ti dico che non mangio le uova o che non mangio la carne di pollo, alla fine la mangio. Però è logico che non mi fa piacere vedere queste immagini. Secondo te perché? Cioè, perché non ti piace? Non mi piace cosa? Secondo te trattare gli animali come oggetti va bene? Ma no, è logico. Però ti dico, di principio sono d'accordo su tutto quello che dici, però alla fine la mangio la carne. Tu la mangi la carne di pollo? No, siamo vegani. Completamente. Siamo vegani. Secondo te non sarebbe meglio se questa industria, diciamo, non esistesse? È logico. Concordo con te. Concordi? Ok. E quindi potresti pensare ad approcciare una dieta se esistesse un modo di ottenere tutti i nutrienti, tutte le vitamine, vivere salutare? Proveresti ad approcciare una dieta dove, diciamo, non hai bisogno di questi prodotti animali? Fantastico! Che bella conversazione! Se c'è il modo di sostituire le proteine. Fantastico. Che derivano dalle... Allora ti voglio aiutare a pensare, secondo te qual è la prima difficoltà che trovi nell'approcciare magari una dieta senza i prodotti animali? Appunto le proteine. Ok, le proteine. Io sono vegano da 3 anni, sono personal trainer, peso 80 kg, tutto muscoli. Quindi si può arrivare sono sicuro, ma con alle cosa proteine. hai sostituito praticamente le proteine? Diciamo che derivanti sì, dalle carni? sì. È un po' un approccio diverso. Diciamo con una dieta di 2500 calorie, tranquillamente 100-120 grammi di proteine li raggiungi. Soprattutto con i legumi alla fine. Legumi, c'è il tofu è alto, ci sono degli alimenti che hanno anche più proteine. Se tu ti alleni, per questo sei preoccupato? No, mi alleno, ma non sono come vedi. No, ma guarda, sono un fanatico del le proteine, se mangi abbastanza, è più importante concentrarsi nel mangiarsi abbastanza calorie. Sì, ma se tu mangi abbastanza calorie, arrivi alle proteine quasi al 100%, a meno che non mangi solo frutta. Comunque anche la pasta ce li ha 5-6 grammi di proteine per 100 grammi, quindi così. Fantastico, sì, noi vogliamo, diciamo, far capire a gente come te che è sensibile, che comunque... Sì, è un'operazione di sensibilizzazione. Sì, perché ovviamente quando vai al supermercato, se sei contro questo, però stai pagando per questa industria esistere e a livello mondiale sta anche funzionando. Guarda, allora, questo qui, se fai il Vegan Discovery Tour, ti aiutano proprio a fare un... Questo lo tengo... Tieni. E poi questi sono Cospiracy e l'impatto ambientale che ha... su Netflix. Sì, l'impatto ambientale che ha la produzione di prodotti animali. Earthlings parla di più appunto dello specismo, Sempre su Netflix. che è la differenza che noi stiamo facendo tra, per esempio, il mio cane e un maiale, ma sono la stessa cosa. Anzi, i maiali in realtà sono più intelligenti dei cani e noi li trattiamo come oggetti. I maiali hanno l'intelligenza di un bambino di 3 anni e noi li trattiamo come niente. E li uccidiamo anche a 6 mesi. I maiali li uccidono a 6 mesi. Guarda, qui quello che stanno facendo, questo è per la produzione delle uova. Praticamente i maschi non servono e li uccidono a un giorno di vita e li buttano dentro a 100 alla volta, così come se fossero pezzi di plastica o pezzi di spazzatura.
E tutto ciò è stato coperto. Quindi... Ma questi sono su Netflix? Allora, Conspiracy è su Netflix, questi 2 li trovi su YouTube. Cosa ne pensate, ragazzi, di queste immagini? Forti, vero? Secondo voi è giusto trattare degli animali così? O meglio, degli esseri viventi così? Siete anonimo? Sì. Sei vegano? Ah. Guardi io. Quindi secondo te cioè, va bene? Cioè, perché devi mangiare carne, insomma? No, mangio carne perché mi piace. Ok. So che alla fine a livello di filiere ci sono tante cose che non vanno. Però ognuno sceglie le sue battaglie. Secondo me ci sono cose più importanti, che hanno una priorità maggiore in questo momento. Tipo? Però rispetto chi la pensa come me. Nel senso, io non sono anche contro l'abuso delle donne, contro l'abuso dei bambini, lo stupro, però secondo me qui è un'azione molto più semplice, cioè sta soltanto nella scelta di qualcos'altro al supermercato. I passi avanti stanno iniziando a farlo. Ci sono degli studi su delle carni artificiali che alla fine riproducono il sapore perfetto della carne per chi ama questo tipo di pasta. Ma se c'è un'Esselunga vicino a casa ci sono già opzioni fantastiche. Io li ho provati tutti, i burger vegetariani, così non è la stessa roba, però ci stanno lavorando. No, non è la stessa cosa, non è la stessa cosa. Ma quindi per te il sapore giustifica questo, insomma? No, diciamo che teoricamente in linea di massima, per quanto è possibile, io non sono contro l'allevamento, attenzione. Però Ok. ci sono modi e modi. Cioè nel senso, se io ho delle galline a casa, sono d'accordo a tirargli il collo e mangiarmelo. Però avere tutti quei polli messi dentro, diciamo, delle gabbie in condizioni di vita disumana, gli danno steroidi, c'è qualcosa che non funziona. Anche perché poi questa cosa ti ritorna anche a te, anche nocivo nell'uomo. Noi non sappiamo esattamente tutte queste, tipo le OMG, tutte quelle sostanze, cosa ci faranno a lungo tempo. Quindi quello è un problema. Però ti dirò la verità, io nel ciclo della vita credo anche che alla fine l'allevamento non sia così, cioè nel senso, se per esempio è un prodotto che viene trattato con una certa dignità dall'inizio alla fine del suo ciclo di vita. È bravo, quello che hai detto, dall'inizio alla fine del ciclo di vita, quindi se tu dici se fosse ucciso umanamente, giusto? Sì, nel senso come avviene magari in piccoli realtà d'allevamento locali. Ok, però sai che queste piccole allevamenti locali sono inesistenti quando vai a comprare il Non lo so, supermercato. alla fine, perché poi il problema è che a livello di costi ti conviene andare a prendere una carne in Spagna o in un altro posto piuttosto che in un allevamento qui dietro l'angolo sopra Milano. Quindi è chiaro che quella differenza la paghi. Però è anche vero che per un carnivoro, un onnivoro, in una condizione come questa, con problemi anche economici, se tu puoi scegliere di prendere un pezzo di carne a 3 euro invece che a 16, puoi fargli una colpa del fatto che magari prende quello che gli conviene di più. Non lo so. Nel senso. Io penso che è sbagliato prendere una vita di un essere vivente che non vuole morire senza una ragione. Io quello che sto chiedendo è come lo giustifichi. Tu hai detto ok, per te un allevamento più naturale, insomma, dove c'hai la tua gallina che fa un po' la sua vita, non la vendi, quindi fai tutto per te va bene ucciderla. Però se non hai bisogno di prendere quella vita, come lo giustifichi? Cioè, la uccideresti per mangiare? Sai, quella è anche una cosa nostra culturale, perché effettivamente Bravo. certi animali rispetto ad altri hanno in teoria una dignità diversa. No, ma ti ripeto, è giusto il tuo ragionamento, però Cioè, tu sei contro comunque l'abuso sugli animali? assolutamente sì. Però rispetto a questo anche il fatto, diciamo, la caccia, il procacciarsi comunque del cibo, l'onnivorità è una cosa che fa parte dell'uomo dall'inizio alla fine. Quello che poi questo processo, diciamo, è, secondo me, è da rivedere è il modo in cui questa cosa viene fatta. Cioè il ciclo della vita, un animale mangia anche un altro animale. Noi alla fine non possiamo tirarci fuori da questa, siamo comunque animali anche noi. Sì. Diciamo nel ciclo della vita, diciamo, questa è una cosa, tra virgolette, passami il termine, naturale.
No, diciamo il termine non te lo posso passare perché questo è avvenuto per civilizzazione. Noi ci siamo, diciamo, evoluti intorno ai prodotti animali, ma in mia opinione ci hanno venduto il falso. Questo è quello che penso io, ok? Perché anche se fosse, cioè nel senso, qualunque persona, anche io quando mia mamma avevo 6 anni mi ha portato in una fattoria un signore contadino, perché i contadini hanno una mentalità, il bambino deve vedere l'animale che muore, no? Per condizionarti già quando sei piccolo. Ciao. Adesso. E io da bambino mi sono spaventato a vedere quello che ha tagliato la gola all'animale, ok? Ce lo presentano come una cosa necessaria, ma se non ce n'è bisogno, ok? Secondo te in un processo di civilizzazione non è giusto non togliere vite che non dovrebbero essere tolte? Ti ripeto, cioè nel senso in linea di massima sì. Per quello che è, diciamo, la mia cultura, la mia tradizione rispetto al mondo in cui sono cresciuto io, per me, diciamo, nel mio fabbisogno nutritivo, per me la carne fa parte di questa. Quello con cui non sono d'accordo è il modo in cui oggi gli allevamenti intensivi rendono questo processo, diciamo, disumano, all'inverosimile, nocivo per lo stile di vita degli animali, ma anche per l'uomo. Quindi secondo te la tua cultura, la tua tradizione ti giustifica? Ma non lo so se mi giustifica, non è quello il punto è che... Io quello che voglio dire è che non penso che tu sia cattivo, niente, però secondo me c'è una disconnessione tra il fatto che tu vai al supermercato, compri il parmigiano e 1 o 2 step dopo c'è un animale in gabbia, che è stato in gabbia per un anno intero, perché stiamo parlando di latte, in questo caso il parmigiano. Gli hanno tolto il bambino appena nato perché il latte ce lo dobbiamo bere noi e non il bambino è stato ucciso, l'agnello. Secondo me c'è questa disconnessione, è questo che vogliamo far connettere, diciamo. No, ma ti ripeto... Se tu c'è la tua fattoria, ti con la gallina è tutto un altro discorso, però ti ripeto, tutto quello che compri è questo. Accetto nel senso, la tua posizione, dico ero sbagliata, rispetto a quello che penso io. Dico in questo momento non è quel tipo di battaglia che io mi sento di mettere prioritario, no? Nel senso, secondo me a un certo punto io non mangerò più carne perché... Però ti dico dall'altra parte che se un giorno, diciamo, anche nel breve periodo, la tecnologia ci porterà al punto che noi riusciremo a riprodurre la sapidità, perché noi comunque siamo cresciuti con quei gusti, siamo cresciuti con quei sapori, per cui non è facile disabituarci completamente, a un certo punto iniziare a mangiare soltanto no, ma ci metti 2 settimane. Anche la prodotti tipo vegetali, perché la pianta non ha la stessa dignità che può avere un animale nel suo processo di crescita e morte all'interno del mondo. Ma io ti dico, sì, però se adesso prendiamo una carota e la mettiamo là, secondo te è uguale tagliare la carota e tagliargli la gola al mio cane? No, se la vedi così no, però se la vedi, diciamo, in un discorso più ampio di ciclo di vita e di... Le carote non hanno cervello. In approvato. No, è studiato, non hanno cervello le carote. Hanno soltanto sistemi nervosi. Diciamo che sicuramente state facendo qualcosa che fa riflettere. Questo... No, ma guarda che secondo me tu sei in linea, solo che c'è questa disconnessione che io ti sto spiegando. Secondo me tu sei in linea, perché il problema non è la missione. Il fatto è che io vorrei che tu agissi nella stessa direzione della tua propria etica. Cioè tu non vuoi che questo esista, però stai pagando. Stai dando soldi a questa azienda, capito? Ti ripeto. Per me questo sono arrivato in una profondità, perché ovviamente 3 anni, che per me questo è bruttissimo. Questo dovrebbe essere illegale, come è illegale l'omicidio, come è illegale lo stupro, capito? Questo secondo me non dovrebbe esistere più. Ti dico solo questo e poi concludo. Vai. E secondo me, se oggi dipendesse da me offrire, diciamo, un modello più sostenibile d'allevamento, io sono assolutamente d'accordo. Okay. Magari non nelle piccole cose non faccio niente per fare in modo che questo avvenga. Quindi questo può essere un mio difetto. Quindi tu sei d'accordo con il pagare qualcuno per uccidere l'animale per te?
No, io ti dico che non è che sono solo d'accordo, ti dico che se ci fosse diciamo, un modello che sfruttasse meno l'animale, un po' più umano d'allevamento, ovviamente io sono d'accordo, e quando io vedo diciamo, la filiera Sì, ma produttiva l'animale lo devi alimentare, uccidere però, se no non si mangia animale. io sono, nel senso, io ti ripeto, su quello l'animale può essere ucciso, nel senso fa parte del ciclo della vita, è un po' cruda come cosa, però nel senso, Cosa vuol dire ciclo della vita per te? nel senso di quello che è stato il nostro percorso diciamo come umanità. Sì, ma secondo te non è più collegato alla sopravvivenza più che La sopravvivenza. al supermercato, diciamo? Ma guarda, anche questo marito, siamo così con le mascherine, non ci fanno uscire, stiamo sopravvivendo, ma la sopravvivenza è vivere. Pensaci su questo. Qua... La soddisfazione di prendere e mangiare un bel succulento di carne. Magari lo sai che è sbagliato, però io nel senso, tra le mie priorità non mi sento di dire io elimino completamente la carne. Se mi offrissero un prodotto creato al laboratorio che riproduca perfettamente il sapore, l'odore e la consistenza della carne, e quindi io a parità di gusto in bocca riuscissi a scegliere uno rispetto all'altro, sceglierei sicuramente la soluzione che non va ad incidere sugli animali. Questa è la mia scelta etica. Ok. Capito? Ok, Dai. quindi ciao. Vi Buonanotte. lascio questi che sono Grazie, dei documentari. Grazie, Ok, lo vediamo va sicuramente. bene. Ciao. Ciao.